Hey Riders, e benvenuti dal vostro Madors. Adesso vi voglio portare in moto con me, visto che ho la fortuna di possedere una bellissima Africa Twin 1100. Non mi va di fare un semplice e banale video test ride, cioè ci sarà anche il video test ride, però voglio documentarvi un po' come fanno magari le riviste più blasonate, il comportamento e le esperienze vissute in sella per più chilometri. Quindi, siccome ho raggiunto il tagliando dei 1000 km, la moto è poco sotto i 1000 km, però già l'ho tagliandata, adesso pensavo di poter far vedere come funziona come un normale commuter urbano, quindi per trasferirsi da Viterbo a Roma, e voglio far vedere quanto consuma realmente, senza dati freddi e quant'altro, quindi scopriamolo assieme. Ok ragazzi, siamo on board, ci siamo appena messi in marcia. Allora, cambiamo anche la mappa, invece di un giro turistico magari metto una urban. Adesso vediamo quanto avrò consumato alla fine di questo giretto. L'idea è di andare ad un'andatura costante, né diciamo da vecchio col cappello dentro la Panda, insomma, che crea traffico, e né a vita persa col coltello fra i denti a tirare le marce. Quindi cerchiamo di ottimizzare al meglio i consumi, però andando ad un'andatura consona, insomma, alla strada. Vediamo se questa ottimizzazione dei consumi ci porterà su quanto dice Casamadre, che da un consumo superiore ai 20 km al litro, un consumo medio del genere su un 1100 bicilindrico è un ottimo consumo. Comunque ragazzi, questa moto, che dire, è comodissima, cioè per me che vengo dalla Dorsoduro è molto comoda. Ho sentito tante persone magari provenire da altri mezzi lamentarsi più che altro per il discorso sella, perché la triangolazione come spazi è perfetta, addirittura comoda se uno la guida in piedi. Però devo ammettere anche io che per esempio dopo aver provato la Tiger 1200, ma in parte anche la Versys 1000 della Kawasaki, che a livello di selle sono un pochino più confortevoli, ma questa è vero pure che strizza un pochino l'occhio al fuoristrada, quindi deve essere stretta, e a me piace questo effetto perché veramente sembra di stare su un motardone da viaggio. Un altro aspetto negativo che non so se verrà carpito dal microfono è con il parabrezza così alto si sente veramente un sibilo particolare del vento, che non è il massimo della vita, però insomma tutto non si può avere dalla vita. Almeno così siamo belli riparati dalle folate e belli comodi. Adesso ci avviamo verso Roma. Devo cambiare qua l'impostazione di come si vede urbano, perché mi piace la modalità di visualizzazione che ha di default sulla mappa giro turistico. Volendo uno la può impostare questa modalità su qualsiasi di queste mappe motore, quindi a quel punto avremo, diciamo, una più ampia panoramica. Io per esempio adesso non ho il consumo istantaneo, non ho l'autonomia residua proprio nel dettaglio dei chilometri, e insomma qualche info manca, però le cose fondamentali ci sono. Di questa moto poi vi porterò anche un bel test ride, magari su qualche strada un po' più bella. Per ora quello che posso dirvi è che sono molto soddisfatto del mio acquisto, era la moto che mi serviva, quella che rispecchiava di più le mie esigenze, anche perché poi la moto, quella viscerale e super passionale, grintosa, ce l'ho comunque a casa da papà. Diciamo che la Dorsoduro è il cuore, questa è il cervello e anche un po' di cuore, perché comunque l'Africa Twin per me è sempre stata un sogno e questa moto mi piace veramente tanto. Però certo non hai quell'istigazione a delinquere che ti dà la Dorsoduro. Ok, adesso che il pezzo di superstrada è finito, adesso siamo un pochino nella zona, diciamo, dei vari borghetti. L'aspetto più difficile di questo particolare mini test sarà praticamente non fare le doppie scalate, che io adoro fare. Diciamo che questa moto ti porta ad avere comunque una guida molto morbida, non esasperata, però è anche vero che fare le doppie è sempre divertente. Una moto del genere mi serviva veramente, comoda. Con questa moto hanno fatto un capolavoro. Io provai anche la versione 1000 in passato, la versione DCT per la precisione, e non era così, né come motore ma soprattutto come ciclistica. Comunque pensavo che la ruota da 21 su strada nell'utilizzo quotidiano, non lo so, mi andasse a stancare, che mancasse qualcosa, perché finché uno magari, ecco, prova la Tenere 700, prova l'Africa Twin stessa, ma la prova, diciamo, una botta e via, cioè, capito, utilizzarla quotidianamente magari potrebbe, tra virgolette, andare a noia, perché è una gomma che sembra che sia molto molto penalizzata quando in realtà non lo è. Su strada comunque la moto la puoi buttare giù. Poi io sono uno che su strada non tende a esagerare, cioè mi piace la guida alle grotta, per carità, però non mi vedrete mai cercare il gomito a terra o cose strane. Poi capirai, io sono fermone pure in pista, però su strada sono ancora più fermone. Poi certo, ovviamente la ruota da 21 sotto certi aspetti rispetto ad altri tipi di touring ha delle penalità,
soprattutto con le semitassellate magari trasmette qualche vibrazione in più sulle manopole, però io ultimamente ero abituato alla moto da cross, quindi figuratevi, lì con quei tasselli della Madonna e poi con 2,5 di tempo il comfort non esisteva. È vero che non ci viaggiavo ovviamente. Comunque ecco, rispetto alla Dorso, questa ti invoglia a metterti in sella e a macinare un quantitativo di chilometri indescrivibile. La Dorso Duro invece purtroppo da questo punto di vista paga lo scotto per essere molto passionale, quindi è scomoda, ma ripeto, quella moto ha un posto speciale nel mio cuore, così come sono sicuro anche lei riuscirà a ricavarsi il suo posto speciale appena inizierò magari a farci un pochino più di fuoristrada, a fare qualche viaggio un po' più importante rispetto alle uscite, ecco, magari come quella che ho fatto in Abruzzo. Allora lì sicuramente anche lei si saprà far valere alla grande. Già quando ho registrato il video di presentazione della moto su quella strada, su quella breccia, era una strada a malapena, cioè non è definibile come fuoristrada, però già lì a cercare il traverso mi sono divertito parecchio. Io penso che adesso, ecco, arriverò più o meno nei pressi di Sutri, poi da lì magari interrompo un attimo il video perché, ripeto, non mi va di fare un lungometraggio, cioè voglio documentare più o meno tutto quanto, far vedere lo stile di guida che ho adottato. Fermiamoci per bene. Tra l'altro guardate che frenata, con ruota da 21, cioè non ho fatto doppio, non ho fatto nulla, mi sono praticamente fermato qui e ho tirato comunque una buona frenata, spettacolare. Proviamo a ciacciare un secondo. Vediamo se tante volte riusciamo al volo a cambiare lo schermo sulla mappa Urban. Eccolo qui. Adesso è tutto molto veloce, però fortunatamente, eccolo, dovrebbe essere questo qui. Vediamo un po'. Torniamo su informazioni di guida. Poi più avanti farò anche un video della strumentazione. 35,7 km, consumo medio 24,4 km con 1 litro. Il risultato è stupefacente, cioè non pensavo che l'avrei trovata sui 21-22, ma a 24,4 km, ragazzi, ma che cos'è? Uno scooter o una moto? Adesso vedremo anche sulla Cassia quanto consumerà, sulla Cassia bis, e soprattutto sul raccordo, dove andrò un bel po' più allegro, anche perché sono le 8:25 e Roma è ancora non lontanissima ma nemmeno così vicina, quindi devo iniziare ad accelerare un pochino il passo. Io a questo punto stacco e ci rivediamo dopo. Allora, siccome voglio fare TV verité, ho acceso un attimo anche qui sulla Cassia, perché se no, cioè, non ci si crede, sono quasi a 25 km con 1 litro. Volevo immortalare solo questo piccolo momento perché, ecco, stiamo superando i 25 km con 1 litro di consumo medio da quando sono partito da dentro Viterbo a questo punto qua della Cassia, che siamo a metà strada per congiungerci col raccordo, ma anzi pure più di metà strada, manca veramente poco. Ed eccoci finalmente sul raccordo. Sto un po' più rannicchiato così mi sentite meglio. Adesso daremo l'ultima sferzata ai consumi dell'Honda Africa Twin 1100. Velocità da codice di 130, l'abbiamo già raggiunta, in qualche caso non escludo anche di superarla leggermente se necessario, e vediamo un pochino come andiamo a finire. Già i 25 km al litro li abbiamo persi, siamo a 24,8. adesso la maggior parte del percorso sarà qui sul raccordo. Attenzione, perdiamo unità a vista d'occhio, è 24,6 km al litro. Che poi la cosa bella è che questo percorso è perfettamente spezzettato, cioè c'è il tratto relativamente urbano, c'è l'extraurbano, c'è la strada statale con la Cassia, c'è l'autostrada, perché il raccordo comunque è da considerare come autostrada, a 3 corsie, limite 130. Ragazzi, mi sono dovuto rovinare la media purtroppo per un imbecille con un BMW, un SUV, sarà stato un X3, un X5 che mi si è messo a tanto così mentre stavo finendo di superare un po' di macchine. Sarà isterico, non lo so, però ho dovuto dare un'aperta un po' di più e siamo scesi drasticamente, perché stiamo a 23,2 km con 1 litro, da che stavamo a 25 prima. Adesso mi acquieto un attimo. Che belle le sospensioni dell'Africa, scusate, ma qua su questo dissestato, con la Dorso qua ti spaccavi tutto, con questa non le senti nemmeno. Comunque siamo quasi arrivati alla meta, quindi ormai dubito che riusciremo a riguadagnare in città qualcosa, però sono molto soddisfatto del risultato. Abbiamo superato la media che ci ha detto Honda, e poi perché in alcuni punti sono andato un pochino più allegro col gas, perché volevo insomma arrivare a casa appunto in tempi umani, e siamo ancora più o meno nei tempi umani. Comunque eccomi ragazzi, questa è la via di casa, siamo ritornati a 23,1 addirittura, quindi questo è il risultato finale: 23,1 km con 1 litro, 107 km percorsi misti,
quindi consumo medio reale in questo caso, immortalato in video, velocità media 84.0 km orari, consumo 4.6 al litro. Ragazzi, fatemi sapere qui sotto in un commento che cosa ne pensate di questo video. Se questo video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su e appunto condividetelo con i vostri amici, così oltre a fargli sapere quanto consuma poco l'Africa aiutate anche la crescita del canale. E qualora non vi foste ancora iscritti al canale vi invito a farlo per restare aggiornati sui miei successivi caricamenti. Per il resto noi ci vediamo in un prossimo video. Un lampeggio dal vostro Mad Horse.